Ramen, sono Mauro, ministro ombra della chiesa pastafariana scismatica del Sacro Monte d'Olada. Oggi con noi c'è Daniele Da Ponte. Buongiorno famiglia, io sono capitano Alfredo Fettuccini, il responsabile spirituale di tutti i pastafariani della zona di Padova e provincia. Seguiteci in cucina per scoprire come fare degli spaghetti da sogno. Messeri e messere, io sono Odalosco, altrimenti detto Capitan Couscous o Cambusiere Semola. Io non sapevo cosa dire, adesso ci penso un attimo. Ero cattolico, ora sono pastafariano. Però sono talmente curioso dei spaghetti, voglio assaggiarli. Sono Daniele Da Ponte, autore del libro Il dito nella piaga. Che cos'è questo libro? Questo è un libro nato per far capire alle persone che il Dio biblico è molto cattivo. Questa cosa mi ha fatto scoprire, mentre facevo i miei studi per scrivere questo libro, che c'era una, chiamiamola, religione che si chiama pastafarianesimo. Questo pastafarianesimo è una cosa un po' diversa, è una cosa che potrebbe anche avere più senso di quello che troviamo scritto nella Bibbia. Allora, tutto questo messo insieme mi ha portato a una, chiamiamola, rivelazione, dove in sogno mi sono apparse delle polpette, da queste polpette sono emersi degli spaghetti, tutto ha preso il volo, c'è stata questa rivelazione per la ricetta di fare gli spaghetti pastafariani. Andiamo in cucina a vedere come si fanno. Quindi ci servirà per la nostra ricetta per 1 chilo di spaghetti del pastin, che è una carne di salame, diciamo, mista di bovino e suino con sale e pepe, se riuscite a procurarvela, altrimenti 1 chilo di macinato misto, del formaggio grana, del pangrattato, delle uova, della farina, del latte, del burro, delle spezie, nonché del brodo. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno per fare i nostri spaghetti alla pastafariana. Ramen. Si parla di scisma, qui si parla di scisma. Qui si parla di scisma. Iniziamo a mettere dentro gli ingredienti, ok? Abbiamo deciso che la besciamella è un sugo, dunque potete utilizzarlo per fare la pasta. Ok, anche perché in realtà non è una vera besciamella, è un mare molto liquido in cui lo spaghetto, come si dice, lo spaghetto aleggiava. Allora, quindi abbiamo la nostra carne macinata, a cui aggiungiamo le nostre uova. Quindi abbiamo detto che per 1 chilo di carne macinata mettiamo 3 uova per 1 chilo di spaghetti. Ok, mettiamo un pugno di formaggio grana, prendiamo del pangrattato, a cui aggiungiamo del latte e andiamo ad aggiungere. Ok, dopodiché metteremo della curcuma, metteremo della noce moscata, caro ministro, ci serve del sale, tutto deve essere ben pepato sempre. Direi che la prima fase è conclusa, il che ci porta alla seconda fase, ovvero preparare le polpette. Mettete del formaggio grana, lo amalgamate un pochino quanto riuscite, indicativamente una cosetta così, ok? E le buttate lì. Tutti all'arrembaggio, cara ciurma, a fare polpette! Il prodigioso si è nascosto dietro un paravento. Ah dai? E in realtà io ho visto che lui stava bevendo da un fiasco di vino rosso e mentre beveva da questo fiasco di vino rosso, tramite la sua, sembravano dei tentacoli, poi ho capito che erano spaghetti, una parte di questi spaghetti gli servivano per bere, con l'altra parte lui mi faceva vedere come si facevano effettivamente queste polpette. È il vantaggio di avere più armi. Mettiamo il nostro brodo, che tut fa brodo. Machina, this one goes out to all my paper makers and my paper chasers. You don't know the thing set to the people. Let's get it! Machina,
macina, in pompa magna, che più si macina, più si guadagna. Macina, produce e consuma, e io macino musica magica. E per un po' ce ne dimentichiamo, ok? A fra poco. Quindi prendiamo di un nostro panetto da 250 grammi, ne prendiamo all'incirca metà, ok? E andiamo a metterlo in una pentola che scalderemo e ci servirà per fare una crema. Del sale fino, gratteremo abbondante curcuma, mettiamo un po' di paprika dolce, creare una specie di, chiamiamola così, besciamella lunga, usando il brodo al posto del latte. Aggiungete della farina, ok, che sia fariana o farina, vedetevela voi, per creare la nostra crema. Guardando la luna. Accarezzate le polpette. Siano accarezzate le polpette, sempre siano accarezzate. Bene, abbiamo addensato il nostro brodo iniziale, abbiamo raggiunto la consistenza dovuta e ci apprestiamo a mettere la seconda parte del brodo. Che male. Ramen, un mare di polpette. La Sacra Bibbia, Genesi 1:1. In principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso, lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ah no, qualcosa non torna. Forse questo è meglio che vada qui e vediamo come il prodigioso creò il tutto. C'era il brodo primordiale, le polpette aleggiavano nel brodo. Oh, sontuoso, tutti i pianeti venivano creati, la meraviglia era qui. Che il prodigioso sia con voi e con il vostro spirito, sempre libero e rame.